Ciao, sono Cecilia, una delle 3 insegnanti di Colibrì. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un esercizio di grammatica di livello B1, simile a quello che puoi trovare all'esame di certificazione. È un esercizio di completamento del testo. Prima di iniziare, se non l'hai già fatto, iscriviti al nostro canale perché ogni settimana troverai delle lezioni di italiano utili per migliorare il tuo livello. In questa lezione vediamo insieme un testo in cui mancano 5 parole e bisogna trovare la parola giusta fra 3 opzioni. Il ragionamento per trovare la parola giusta è sempre di tipo grammaticale. Ecco il testo, vedi ci sono 5 spazi vuoti e sotto ci sono 3 opzioni per ogni completamento. Se vuoi fare l'esercizio da solo, metti in pausa il video e scrivi su un foglio le tue risposte. Dopo vedremo insieme la soluzione. Prova a pensare perché quella parola è giusta e perché le altre 2 parole sono sbagliate. È sempre un ragionamento grammaticale in questo esercizio. Hai provato? Com'era? Facile? Difficile? Così? Adesso vediamo insieme la soluzione. Ti ricordo che se ti stai preparando per l'esame B1 per la cittadinanza italiana, puoi studiare con i nostri corsi online per arrivare più pronto il giorno dell'esame. Scrivici una mail qui. Numero 1. La parola corretta qui è scuola e il motivo è l'accordo del gruppo articolo, nome, aggettivo. In questo caso è femminile singolare. Lo capisci dall'articolo la. Scuole è plurale, istituto è maschile, quindi non vanno bene. Numero 2. Il verbo corretto in questa frase è ha cercato. Al passato prossimo, perché la frase è al passato ed è un passato ben definito, per i primi mesi, appena arrivati in Italia. Non possiamo usare cercava all'imperfetto perché l'imperfetto si usa quando il passato non è definito, non è preciso e non possiamo neanche usare cercherebbe che è condizionale e si usa ad esempio per esprimere desideri, non si usa in riferimento al passato. Numero 3, un po' difficile questa. La scelta è fra 3 pronomi. Per capire qual è il pronome corretto dobbiamo chiederci che cosa sostituisce. Partiamo dal verbo. Il verbo qui è consigliare e in italiano diciamo consigliare qualcosa a qualcuno. Hanno consigliato a lui. Questa piccola a è molto importante perché ci fa capire che è un pronome indiretto. Il pronome indiretto che sostituisce a lui è gli e questa è la risposta corretta. 4. La risposta corretta è nella perché scuola è una parola femminile e quindi nel non va bene perché è maschile. Anche in non va bene perché non diciamo in scuola e soprattutto perché questa è una scuola molto precisa, è la scuola di italiano vicino a casa sua e quindi è necessario mettere l'articolo determinativo la. In più la, nella. Numero 5, l'ultima. Per capire quale sia la risposta corretta dobbiamo concentrarci sulla parola mattina, che è al singolare. Non possiamo quindi mettere alcune perché alcune si accorda con il plurale. Alcune mattine va bene, alcune mattina no. Anche la parola qualcuno non va bene. Qualcuno è un pronome che si usa per le persone o per le cose. Essendo un pronome non ha il nome dopo. Ti faccio un esempio. Hai dei libri di grammatica? Sì, ne ho qualcuno. Non dico qualcuno libro. Quindi, per esclusione, la risposta corretta è qualche.
Qualche è una parola un po' strana in italiano perché ha un significato plurale, ma come grammatica si accorda con il singolare. Per esempio dico qualche volta, qualche amico, qualche mattina. Tutto chiaro? Quante parole corrette hai trovato? Fammelo sapere nei commenti. Se hai qualche dubbio, qualche domanda, puoi scrivere un commento. Noi cerchiamo di rispondere sempre a tutti. Ti lascio il testo completo qui per controllare e ti ringrazio per aver guardato questo video. Spero tanto che ti sia stato utile. Ciao!